Filo stufa o facciamo seguire un po' la lateralmente, parliamo dell'alto. Un pelino più fuori, ma un pelino più fuori la panca. no, però aspetta, dipende dove arriva la stufa, perché non la facciamo arrivare a filo con il muro. no, io la stufa la metterei qua, che più o meno dove avevamo centrata, Esatto. però bisogna vedere poi cosa Dove mi comanda cade. il trave. Esatto, infatti. E seconda cosa, come ti chiami Vincent? Non stiamo attaccato al muro, Sì, sì. deve venire almeno un 10 cm più in alto. Proviamo a appoggiarlo lì, lascialo lì, buttalo lì per terra. Tientelo fermo, fermo. Sì. No, vai più dritto contro il muro, fermo lì, molli. Molli avanti. Ci siamo? Aspetta, fermo. Ciao a tutte e tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della questione riscaldamento. Vi abbiamo già raccontato del fatto che noi abbiamo scelto come riscaldamento una stufa a legna. Per la cosa della stufa a legna ci siamo appoggiati all'impresa Gandolfo di Pieve di Teco, che ha accettato di collaborare con noi. Siamo già andati nel loro showroom, abbiamo scelto la stufa che fa per noi e oggi abbiamo ricevuto la seconda visita del tecnico per studiare bene il posizionamento della stufa, della sua canna fumaria e della presa di ventilazione che serve. Come vedete oggi fa già un pochino più freddino, siamo già in mood autunnale e io ho rubato la felpa Vince. Dobbiamo essere abbastanza veloci nell'installazione della stufa a legna perché giustamente, come ci facevano notare i dipendenti dell'impresa Gandolfo, le persone appena inizia a fare un po' di freddo si ricordano che hanno bisogno di una stufa a legna o di cambiare una stufa a legna. Quindi noi il nostro obiettivo è quello di installarla prima che venga il freddo
per poter essere pronti e per essere sicuri che a Natale, quando si suppone che finiamo i lavori, sia pronta. Abbiamo scelto questa posizione qui non solo per il sistema, cioè la distribuzione degli arredi, ma anche per il fatto che è una posizione centrale in casa. Quindi contemporaneamente riscalda bene in questa stanza, che è la zona giorno, le camere da letto, perché sarà accanto alle camere da letto, e soprattutto vicina anche alla cucina, dato che ci sarà questa apertura a connettere le due stanze. Come vedete, questo è l'ingombro più o meno della nostra stufa, 70 x 41. Qui abbiamo predisposto una presa perché è una stufa che ha inglobato un sistema di ventilazione che aiuta a distribuire l'aria calda in giro per la casa. Secondo punto che noi non avevamo previsto quando abbiamo fatto il sottofondo è quello di prevedere una presa d'aria esterna che alimenti la stufa. Per fortuna il tecnico che è venuto ci ha portato questo tipo di tubo che invece di avere, dato che la normativa deve essere di 10 cm, però invece di essere circolare, quindi occupare tanto spazio, ha questa sezione rettangolare e quindi occupa meno spazio. E abbiamo pensato che la strada più breve per poter arrivare in maniera comoda a un punto esterno e prelevare dell'aria è lì dalla cucina, anche perché è il punto dove ci dà meno fastidio bucare, anche perché là dietro ci sarà la cucina e quindi non volevamo bucare in un punto dove ci fosse l'intonaco fatto e finito o le soglie delle porte e finestre. Si inizia quindi a scavare nel sottofondo in calce e canapa i pochi centimetri di cui abbiamo bisogno. Per non danneggiare i tubi, che in alcuni casi si trovano solo pochi centimetri più in basso del livello finale, si utilizza il multitool, che permette di tagliare il sottofondo di canapa poco a poco. Effettuiamo quindi il buco verso l'intercapedine, da dove verrà aspirata l'aria.
A questo punto è possibile incollare tra loro tutti gli elementi del tubo, prima di coprire tutto di nuovo con l'intonaco avanzato di calce canapa. Il giorno dopo facciamo delle commissioni. Abbiamo infatti scelto di costruire una panca che servirà sia come base per la stufa a legna che come seduta per il soggiorno. Per costruire gli stipiti utilizziamo dei blocchi di calcestruzzo cellulare, mentre per la seduta scegliamo dei tavelloni e degli architravi prefabbricati che cementeremo ulteriormente per rinforzare il tutto. Per prima cosa creiamo una base che sia in bolla e che possa distribuire un pochino il peso superiore. Per fare questo recuperiamo alcune di lastre di ardesia che erano in giro in giardino da qualche parte.
Per la seduta abbiamo scelto l'uso di tavelloni architravi prefabbricati in cemento per essere sicuri che la struttura resista al peso della stufa, che è ben più di 150 kg. Posiamo poi un sottile strato di cemento armato con un pezzo di rete saldata, abbandonato dagli operai che hanno effettuato i lavori strutturali. Il giorno successivo Vince inizia già il processo di rivestimento finale. In questo caso ci siamo ispirati a un video dei tanti della ristrutturazione di Rachel et Emilien, che i francesi che ci seguono conosceranno sicuramente. Questo esperimento prevede la posa di una colla per piastrelle bianca come strato di finitura. Dovrebbe dare un aspetto strutturato e solido, perfetto per la nostra casa.
Una volta asciugato il primo strato, lo si levega leggermente, quindi si applica un secondo passaggio di colla cercando di creare un effetto microcemento con la spatola. Questo è quello che siamo riusciti a combinare questa settimana, a parte la levigatura delle piastrelle in cotto. Vi mostreremo il risultato finale in uno dei prossimi video. Grazie per averci seguito fino a qui e a presto!